Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. In questo nuovo video facciamo la ricostruzione con le Dual Forms e French in struttura bellissimo, con le pietre e usiamo le forme per il sorriso perfetto. Ragazze, prima di cominciare volevo farvi vedere il risultato di un corso che ho fatto con Valentina Petrocco, il master molto conosciuta in mondo nails. Guardate quanto sono belli i risultati, mi è piaciuto tantissimo. Vi faccio vedere i preparatori sul pollice. Prima primer non acido e poi uso questa base, la provo per la prima volta e la consiglio tantissimo a chi ha le unghie danneggiate, molto deboli. Come descrivono questa base che si chiama Air Base è una base per semipermanente gel polygel che riempie gli strati superficiali danneggiati delle unghie, ripristinando la struttura della limina unguale. Ecco che li ho accorciati perché erano troppo lunghi e un po' difficili portarli e che ho fatto già indice con le due forme la prima volta che provo questo sistema, quindi non andrà tutto perfetto, ma piano piano imparerò la tecnica al meglio. Allora, uso queste due forme che vanno benissimo e poi ho preso queste forme di silicone per avere il sorriso perfetto, le provo per la prima volta, hanno le misure diverse. Vedete che si prende così e l'applichiamo dentro formina e si crea il sorriso. Oltre a questo vediamo che serve il gel trasparente, io uso di Passione che ha una trasparenza migliore. Poi per il muretto mi servono le pietre, glitter e il colore. Può essere di semipermanente o più pigmentati come gel color. Io ho di Model Ones colore a crema in una paletta. Serve per creare il colore del nostro muretto e io userò questa viola. Scegliamo la formina giusta, in questo caso dobbiamo prendere più grande. Oltre che deve coprire i laterali, deve anche avere lo spazio laterale per il nostro muretto, per i baffetti. Poi vi spiego. Io uso numero 4, se provo più piccola, per esempio numero 5, lo spazio non abbiamo, anche se i laterali sono ben coperti, ma guardando così vedete che spazio non c'è. Adesso dobbiamo scegliere anche la misura della forma, come capire se è giusta. Prima di tutto dobbiamo posizionarla al centro e simmetrica e poi dobbiamo capire la profondità del sorriso, sempre alla base della lunghezza finale delle unghie. E poi ai laterali il sorriso deve finire poco prima della curva di formina in zona cuticola. Adesso creiamo il strato appiccicoso, deve essere sottile. Stendo dentro e applico la forma dentro. State molto attenti che sarà al centro perché se no il sorriso si rovina e si vede storto. E andiamo a fissarla in lampada per 30 secondi. Potete preparare subito i 5 formine per una mano. Prendo una piccola pallina di gel, qua dipende dalla lunghezza desiderata. Lo stendo in modo che il gel tocca la forma di silicone e la punta con questo strato di gel deve avere un po' di spessore. Prestate attenzione ai laterali che là gel non manca, ma è importante che in stesso momento non esagerate.
E adesso è importante, dobbiamo togliere la forma. Guardate come la prendo e piano piano tolgo. Ricordate che il gel non è polimerizzato, quindi stiamo attenti di non rovinare il sorriso. E in lampada per 30 secondi. Ecco, guardate com'è preciso il nostro sorriso. Adesso dobbiamo applicare le pietre e glitter. Scelgo il colore che mi piace e spezzo per avere pezzettini più piccoli che ci stanno in formina. Faccio strato appiccicoso e metto le pietre e poi dopo il glitter. Vi ricordo che per velocizzare i tempi potete fare tutti i 5 formine per una mano. Vado a fissarla in lampada. Adesso mettiamo il colore. Allora, qua devo stendere in tutta profondità del sorriso e coprire un po' le pietre, ma non tutte e lasciare la punta trasparente. Io la faccio in 2 strati, dipende da coprenza del vostro colore. E ultimo passaggio, coprire tutto con stesso gel. Il strato non spesso, basta che le pietre sono ben coperti. Controllate sempre il spessore della punta. Fisso in lampada per 60 secondi. Uso acre gel cover, metto la pallina non troppo grande e stendiamo, importante che tocca il sorriso. Mettiamo sull'unghia e qua possiamo avere problemi perché ai laterali di sorriso c'è spessore di gel che abbiamo creato prima e può impedire di posizionare bene la formina. E ricordate che vi ho detto che non devono essere troppo spesse. Qua è uscito un po' sotto e lo sistemo.
Io tengo la formina e schiaccio un po' per polimerizzare 60 secondi e quindi metto tutte e due mani nella lampada, con una tengo la formina schiacciandola. Ecco è pronto. Ho fatto tutte, vedete, ho messo troppo acrigelo in annullare, è fuoriuscito. In questo caso è sempre importante mantenere la distanza dalla cuticola. Dobbiamo limare, vedete che in limatura si rovinano un po' i laterali, poi mettiamola un po' di colore. Uso la punta di rimozione per togliere un po' di lunghezza. Opacizzo anche sopra per togliere il colore viola per avere il sorriso perfetto. Faccio pure il sotto per perfezionare. Dovete trovare in limatura il bilancio perfetto tra sopra e sotto per non avere la punta troppo spessa. Prendo la punta di cono e tolgo in zona cuticola quel prodotto che è uscito fuori. Adesso metto il colore viola dove manca il laterale. Stendo il top. Ecco il risultato, i moretti sono sempre stati la mia passione, specialmente con le pietre che brillano in modo particolare. È stata la mia prima prova di questo sistema, quindi ho capito i miei errori. Forse il risultato non è così perfetto, ma con la pratica migliorerò. Anche se è bello lo stesso e anche questo acrigelo sta benissimo con il colore viola. Scrivetemi sotto in commenti che ne pensate. E io in questo punto vi saluto e noi come sempre ci vediamo al mio prossimo video. Ciao ciao!